Sì. Nell'antichità i cinesi venivano pagati se tu non ti ammalavi. Questo tra un po' non ci avrò più il polso. Sarà tutto attaccato così. Lo porto in dazio. E questo cosa serve? Che nel 2000 io già postavo, nel 2007, 2008, 2009. Ricaricavo con la pizza gentilina. Anche a sacco. Uno si muove, ma si muove, manco fa male. Che Perché poi io serve utilizzo. quello senpai? Perché se c'è voglio problemi lo chiamo e lui viene al posto mio. Ah, ok. Allora, quando è Ale, te lo giri di là e lo devi serrare no forte, di più, perché tanto poi molla di qua. Tira anche a strappi, spostalo di lì e tira fortissimo proprio. Tira tutto lo stomaco indietro. Mi fai Non viene a sentire un po' la strappi, forza, senpai. proprio a strappi, guarda. Forte, tanto la ipertenuta. Poi ti metti in ginocchio, appoggi le trecce e ti gira la cintura dritta. La bustine. Appoggi le trecce, vai giù, appoggia che ti viene più facile. Così. Ora girati la scritta dritta così a cintura dritta, puoi fare pure sparring e tutto. Siamo stretto troppo. Infatti io lo appoggio qua, no? Lo appoggio così, per girarlo. Bella chiusa piccione. Appoggio, Se appoggio così, aspetta. poi tiro forte. Tira indietro la pancia. Lo prendi dentro così. Mi sa che mi ha dato una stretta e mi ha dato di quello che forza. La forza che ha usato non si è regolato. Te dico, ho sentito un attimo la costola che si chiudeva. Ma se così tu hai il sovraccarico che puoi usare per allenarti, per combattere. Però mai si è aperto. Sì, perché infatti va stretto forte. Ma un po'. Poi giù, sempre meglio da giù perché così. Sdraiato? Qua, sì. Vabbè. Prova. Sta al centro, no? Sì, ora giriamo per scusa. Già meglio. Sì, già meglio. Già meglio. Perché poi te la giri giù, basta che fai così. E non le gira. Ossa a tutti ragazzi, oggi ci siamo attrezzati con un nuovo microfono per riuscire comunque, dato che la gente mi dice oh ma compra un altro microfono perché poi la gente quando siete in tanti non potete parlare. Oggi mi sono attrezzato, mi sono microfonato io, dall'altra parte passerò il microfono, la torcia, la rasta torcia questa, Si rimane. o il rasta mic. Minchia, sarà, poi la gente mi scriverà, minchia che marchettaro che sei Erwin. Oggi ragazzi siamo di nuovo con Alessio Sacara e il Doc Trapani. Vogliamo parlare un po' di integrazione. Allora io ho saputo che il Doc segue Alessio Sacara Dal 2014. e non me l'hai mai Mi sono sentito un messaggio al telefono che ho avuto l'emozione e la pelle d'oca, appunto questo vocale al telefono Alessio Sacara, cioè non ho ancora il numero. Quando è successo sta cosa? 2014. 2014. Già 11 anni. Sono tanti anni. Sì, che dopo abbiamo iniziato il percorso immediatamente per la preparazione, dopo abbiamo iniziato l'educazione alimentare, l'integrazione a una visione molto più salutistica legata alla performance e adesso se lo porta come bagaglio culturale su quale ormai ne ha creato uno stile di vita. Com'è come preparatore atletico, preparatore di integrazione il Doc? Cioè è stato rigida la cosa, come La gente. No, all'inizio no, io pensavo anche, la cosa che mi diceva lui, devi essere costante e vedrai i risultati. Sì. Ed è andata così, quindi adesso ho sempre l'integrazione con me, prima, dopo, durante, la mattina quando mi sveglio, la sera. Ed è una delle cose più importanti, soprattutto come se la puoi strutturate combattere. solo pre-gara e post-gara? Cioè nel Io senso molti cambiamenti ha fatto e ho imparato moltissime cose perché l'integrazione non è una unica, ce ne sono vari tipi di integrazione l'integratore è importante, non è solo prendi quello, ci sono tanti tipi di aminoacidi, certo. tanto tipo di pre-workout, tanti tipi di stimolanti che ti servono per la resistenza e piano piano ho imparato moltissime cose. Poi io sono da vergine, mi piace studiare ancora di più e quindi ho visto che questo mi può portare alla lungo anche per la carriera. È stato più un discorso legato nel caso di Alessio, intanto per fare un po' di chiarezza in maniera generale, l'integrazione deve essere vista come proteine, aminoacidi e creatina. Ok. O il multivitaminico per quelli magari un po' più esperti, tra virgolette. Oleg Disterone che turchesterone. Sì, esatto. Quelle no. O supradine che si chiamano supradine. Esatto. C'è da pensare che un atleta, specialmente un professionista,
ha delle esigenze di tipo di impegno fisico e mentale che sono, diciamo, sopra la media. Sdoganiamo il fatto che la sua alimentazione non basta. Uno può mangiare tutte le calorie che vuole, ma andare a compensare tutto quello che è il bisogno energetico, l'impegno nel recupero delle multisessioni di vario tipo di stimolazione, il poco sonno, insomma, diciamo che l'impegno nei processi di recupero è particolarmente gravoso. Quindi, infatti la cosa che dico io è, ne abbiamo parlato, abbiamo toccato un attimino il discorso, quello dell'alimentazione basta. Sì. Se fai una vita normale, no? Per dire che non è che ti alleni da professionista 3 volte al giorno, puoi anche campare solamente di cibo, frutta, verdura, quelle cose. Certo. Quando poi i tuoi sforzi richiedono comunque un certo livello, no? E quindi stare un'accelerazione, sempre là. un'efficienza nei processi di recupero, come adesso deve recuperare subito per la seduta successiva nella giornata oppure il giorno dopo, e questo è un processo che dura nelle settimane di preparazione, ma anche al di fuori. Prima recuperiamo e meglio ci alleniamo per avere una progressione. Chiaro. E poi meglio recuperiamo, meno ci facciamo male, insomma è tutto un discorso a catena. Certo. Meno ci ammaliamo, sistema immunitario più potente, è tutto un... E puoi essere sempre performante, essere preparato per la gara e tutto. Infatti Alessio appunto, quello che abbiamo notato nel tempo è appunto arrivato a una longevità importante mantenendo delle prestazioni molto elevate. Questa è... Vero, quello è molto importante. Su questo voglio aggiungere 2 cose. Il primo, anche però se vai 3 volte a settimana in palestra, stando in America, come stile di vita, anche se fai direttore di banca, infermieri, la gente usa integrazione. Si allena anche se si fa chi fa il maratoneta, integrazione totale anche se fanno altri tipi di attività. Sempre. Sì, perché hanno capito che è importante. Ok. Anche solo che tu dici la mattina mi sveglio, a differenza di una... faccio cose basiche. Sì. Prendiamo infermieri che devono stare lucidi al pronto soccorso, queste cose qua. Facile. Uno che fa l'integrazione e uno no. Ma io ti posso garantire, non è perché c'è più efficiente l'altro. Ma ti dico una cosa scientifica proprio. Sia proprio il tuo corpo col tempo avrà bisogno di determinate cose. Anche solo se la notte ti dicono appena te svegli bevi l'acqua, ci sarà un motivo, la notte ti idratati. Vero. Ok. Vero. Quindi su queste cose in America ce l'hanno tutto, oltre che si allenano sempre. Converrebbe avere la panzetta per questo, così lo blocchi bene sotto, no? Sai che si forma... Mi sono messo pure la pancera. Avevo la schiena, mi faceva male oggi. Ah, non era per nascondere la pancia. Ah, quello che uso il coso, come si chiama? Il body, no, il bustino, quello uso il bustino. No, sì. Questa è la figata di questo, che anche per fare sparring Uno si muove, perché... Ma si muove, non manco fa male. ma anche se prendi con le gambe non succede. No, questo non fa niente perché c'è ci puoi combattere. Sì. Anche se vai a terra che cadi non succede niente di grave. È molto... è una figata questo per combattere. Sì. E poi tipo quando prendi le trecce, ad esempio qua ce n'è 9, lo possiamo fare un po' più leggero pure. Questo pare così, guarda, questo è da 9. Tipo sì, infatti, facciamo più leggero. Lo faccio io con 12 che peso 70 kg, non lo fate voi che siete una piotta. Siete una piotta, siete. Quanto pesi, Ale? 101. 101, precisi. Sì. Il problema con questo è il mestringe, pare che peso 200 kg. Questa è una delle cose che ci tengo a dirla. Non è che l'integrazione va bene, io faccio anche delle attività al di fuori del combattimento. Sì. A me mi è capitato tranquillamente, io non ti sto dicendo un filo di bugia, che delle volte magari mi ero allenato tanto la mattina, questa cosa era un mesto di fare delle riunioni dove io devo stare concentrato perché l'inglese mio non è perfetto. Allora, ti giuro, io mi sono preso il pre-workout per stare veramente sul pezzo. Ora sto a dire cose estreme. Sì, no, ma c'è gente tranquillamente, dei businessmen che si prendono integrazione pesanti, certo, per fare i businessmen, non è che fanno... Noi abbiamo toccato questo argomento l'altra volta. E poi l'ultima, se no mi scordo. Sì. Nell'antichità i cinesi venivano pagati se tu non ti ammalavi, perché prevenivano. Okay. Non curavano, è verità questa, non è? Okay. Poi logicamente sono cambiate le cose. Se tu andavi dal medico perché stavi male e il medico tu non percepiva soldi, diceva tu mi hai fatto ammalare, tu mi devi prevenire invece che curare. E questa è anche una cosa, quando uno si prende le vitamine, i cambi stagionali, è importante. E per non arrivare come cosa c'ha senso. È logico che un medico ti salva la vita, però i medici,
Tramanda a vedere questa cosa, chi è che poi può andare a leggere? I cinesi, i medici una volta ti danno delle erbe per non farti ammalare e allora tu venivi pagato. Se invece mi ammalavo, tu non hai fatto il tuo lavoro. Viene un po' messa in disparte la cosa della prevenzione, non la vedono come prevenzione. Ma ancora sì, proprio in ambito, diciamo che sta entrando, negli ultimi tempi sta entrando un po' concettualmente anche in ambito sanitario, finalmente. Per fortuna. Che per fortuna, finalmente. diciamo, il mondo dell'integrazione alimentare, il mondo nutraceutico, quindi che si avvicinano al farmaceutico, qui ero derivato da origine, tutti estratti o comunque materia prima di origine naturale. Si sta avvicinando sempre più nella penna dei medici, degli specialisti, non solo nutrizionisti o preparatori o quant'altro. Diciamo che finalmente si è riconosciuto l'importanza di dover ad persona supplementare nei casi richiesti, e su un atleta professionista diventa qualcosa di assolutamente importante, necessario. Questo anche è bello anche a sacco. Poi si carica un po' tutto scorso e poi fare anche le serie. Questo serve tanto per i montanti. Sì. Ganci. Ma anche per le torsioni, ma anche per le gambe poi te lo trovi. Che il movimento è sempre questo. Ma Doc, perché per i ganci, che tanto alla fine è un movimento che arriva dal basso però? Certo, ma è tutto rotazionale, tutto, Ok. tutto spinta dal bacino, tutto parte dal... Quindi dice che si può integrare anche per il discorso del gancio, che magari Assolutamente è una linea dritta. Parliamo sempre di corpo, Ok. parliamo sempre di corpo, non parliamo di arti. Parliamo sempre di core, dove parte la base della forza, che è, diciamo che è il punto di, diciamo, la chiave di lettura e di applicazione del rasta. Chiaro. Anche nei calci, dai calci bassi ai calci, tutti i calci dove c'è una rotazione, la forza rotazionale è una delle forze principalmente utilizzabili utilizzando il rasta. Io scivolato là? E ora troviamo scuse. Si scivola. Non so per chiudere i prensi. Questo è... Quello fallo partire, puoi fare sia da sotto che da sopra. Se lo fai partire da sotto è per il movimento tipo da montagna. Da qua? Sì, come un'ascia. Vieni con da combattimento. Se fai 30 secondi di ripeto di questo, 30-30, pure i tatuaggi se ne vanno. Pure i tatuaggi scappano. Ma infatti converrebbe magari usare... Mi inquadri un attimo così. 10 volte che ho fatto. 5 volte che ho fatto. Si sente? Sta pulsando? Pulsa forte. Il legionario, guarda che roba. Ne stavamo parlando nell'altro video, se ti ricordi, verso la fine abbiamo aperto il concetto che è durato pochissimo, no? E si parlava appunto del fatto che l'integrazione ti serve anche perché al giorno d'oggi Purtroppo dentro certi alimenti non c'è più anche le vitamine che ti bastano. Ma anche concettualmente tu pensa solo... Perché uno pensa, mangio l'arancia, io ho mangiato l'arancia oggi, c'ho già la vitamina C. Ok, n'è però una. quantità, cioè a livello di quantità di vitamine irrisori esatto, per quanto riguarda il fabbisogno giornaliero riconosciuto, quello ormai è stato studiato però sì, questo. certo, ma infatti ma anche al discorso, facciamo un altro esempio molto pratico anche per l'ambiente o comunque utilizzabile. Il fabbisogno proteico per un atleta che ha un'alta necessità di recupero muscolare, quindi di ricostruzione muscolare e di sintesi proteica da sfruttare, non può mangiarsi quintalate di carne per compensare un fabbisogno Quando cazzo proteico. la digerisci poi? Non riesci. Più tutto quello che sono le scorie, diciamo l'appesantimento digestivo del sistema epatico, del sistema renale, di tutto quello che può essere. È impossibile. Chiaro. È impossibile. Ovvio. Ecco perché appunto l'integrazione proteico-aminoacidica di nuova generazione, diciamo, è un qualcosa che viene in supporto concreto a quello che sono i processi di recupero appunto applicabili sull'atleta che poi sarà avanzato, ma anche sull'atleta che fa 3-4 volte a settimana, appunto, e ha bisogno di ricostruire. Questo è un discorso in sport da combattimento, Certo. oltre che appunto in, Certo. diciamo in tutti gli sport dove c'è un alto impegno a livello muscolare. Ora mi interessava, Ale,
Penso che una delle cose più difficili, no? Quando cominci una preparazione per i match e ti prendi dei professionisti che ti affiancano, no? Sì. Nella preparazione, diete e tutto il resto, sia il fatto di cambiare totalmente la testa. Cioè tu devi cominciare a metterti in testa che devo mangiare questo, quello, quell'altro, non devo sgarrare, e tutto è matematica alla fine, no? Cioè quella è la parte più difficile. Quanto ci hai messo però per... tra virgolette, non so come dirtelo, assimilarla e dire ok, mi va bene, che non diventa uno sforzo. Quando ho capito che, parlando con Gabriele, che io fino ero un professionista, se sei un professionista ti devi comportare come tale. Ok. E allora non arrivavo più ai 100 e passa chili dopo l'UFC, che sulla bilancia 110, 111, Certo. non dei muscoli, mangiavo di tutto, quindi capisci che sono Carbonara. sono professionista e allora divento professionista tutto l'anno. Alt, per tutti quelli che non sanno cosa sia il taglio del peso, ve lo spiego brevemente io. Quando un fighter deve combattere in una categoria di peso, ad esempio, prendiamo i 70 kg, non significa che il giorno del match peserà davvero 70 kg. Alla pesata ufficiale, che avviene circa 24 ore prima, deve rientrare esattamente nel limite di peso, quindi riduce drasticamente i liquidi e il cibo per perdere velocemente quei chili in eccesso. Appena superata la pesata, però, inizia subito a reintegrare acqua e cibo per recuperare peso e forze. Questo gli permette di presentarsi al combattimento molto più pesante, arrivando anche a 75-77 kg il giorno dell'incontro. A volte, ragazzi, anche di più. Il vantaggio? Combattere una categoria più bassa ma con più massa e più forza rispetto all'avversario che magari non ha recuperato altrettanto bene. Il rischio? Se il taglio è troppo aggressivo, si può arrivare al match senza energie, con meno resistenza e riflessi rallentati. È una strategia molto usata nei combattimenti, ma va fatta con attenzione e soprattutto con l'aiuto di chi sa gestirla al meglio. Giustamente durante l'anno, essendo una persona umana e non robot, posso fare cose che non devo fare durante il camp, e quando entri in modalità, io dico modalità legionario, quando inizio a entrare in modalità legionario è finita. Cioè quelle vuol dire essere professionista. Certo, è come quando un militare va in guerra, cioè non è che può stare tutto l'anno è sempre un militare, Sì. però poi nel periodo missione ti focalizzi di più. Però permettimi, abbiamo fatto un grosso lavoro all'inizio, proprio di educazione. Il fatto che, come diceva Alessio prima, era abituato a fare degli sballi di peso dall'inizio alla fine per il match che portavano poi agli ultimi giorni a fare robe Quanti inenarrabili. chili tagliavi te? No, ma l'UFC tantissimo, 80, fai il conto di 84 a però io non so 108, quant'è. 110, Da 108 a... 84. E lì abbiamo fatto Ma è, subito, è abbiamo fattibile, è depennato. fattibile per un essere umano? È disumano, è disumano. Abbiamo combattuto subito queste abitudini ultra dannose, per nulla salutari. Abbiamo fatto una rieducazione annuale a quello che è un peso, un range per performare alla massima sua, diciamo, gestibilità, perché comunque siamo lontani e non deve essere in un regime, comunque in una sorta di educazione alimentare da non permettere di andare fuori peso esageratamente, per poi avvicinarsi pian pianino a calare senza fare delle pratiche ultra mega rischiose, in modo da mantenere anche performante. No, certo, perché... Il martedì arrivavo 10 kg sopra, adesso arrivo se non un chilo, un chilo e mezzo. No, perché dopo, questo è tutto- dopo devi anche combattere, quindi Appunto, c'è il uno discorso deve della salire reintegrazione. e comunque non riesci a recuperare a livello di prestazioni tutto quello che è. Riesci a recuperare una parte, un po' di peso per la disidratazione, però non riesci minimamente a avere un qualcosa di sensibile, non riesci a portare quello che eri in allenamento nella gabbia o sul ring o sul tatami. Ovviamente, Questo chiaro. per me è un qualcosa di inderogabile. Ci avviciniamo, scaliamo il peso gradualmente, gestibile in maniera gestibile, per poi dopo, se riusciamo a compensare un pochettino quello che è il recupero, se no in maniera comunque da mantenerci performanti anche negli ultimi giorni. Chiaro. Questo è sostanziale. 5, quindi sono 5 kg, giusto? Sono 7 kg. Se sono Sette? 5... All'incirca 1,3 kg per 3, Ah, 1 kg e 3 per 3, quindi però poi la forza dinamica certo. cambia totalmente, perciò quando tu vuoi usare questo qua non è come se 7 kg ma diventano 20-30 kg. certo. E poi più lo acceleri meglio è. Ad esempio sempre lavori al muro, ad esempio questo qua. E questo è un motorino. Bravo, ti ricordi? E questo è molto tipo per l'intercostale. Ecco, infatti quando si resta power è sempre duro, pure che respiri, qua rimane proprio allenato. Infatti per i colpi a fegato questi allenamenti sono bestiali.
perché qua ti va proprio la corazza. Questo è molto bello, se vuoi provare. Quindi il movimento, questo, Devi pensare non che sbatta l'uno ma che lo tocca. E cambi mano ogni volta. Cambia mano, va. Tutto addominale. Stiamo andando per Mazzette. Con 5, questo tra un po' non ci avrò più il polso. Sarà tutto attaccato così. Ad esempio un po' di lavori nuovi che sto facendo sono i lavori in movimentazione. Perciò Questo poi, un consiglio che do, che è molto figo per tutti i fighter che avranno a disposizione il Rasta, dovete mandare i video di come potete inventare un esercizio, che sarebbe figo il feedback di come guarda ho fatto questo, ho fatto Fantasia dell'atleta. Sì, perché con questo puoi fare tantissima roba. Vero. Quindi se l'atleta manda nei video, guarda io mi sono inventato sto movimento, poi uno lo può simulare in base allo sport che uno pratica, no? Che è fighissimo. Chiaro. Tu Ale l'hai portato anche, ho visto che l'hai Me l'ha utilizzato mandati anche in America, lo sto usando. E ragazzi, molti Ho amici visto miei, il sabato. Qualche feedback da parte di chi l'ha utilizzato là? C'è Joshua, è proprio innamorato. Poi Maccarao, che è il preparatore, l'ha iniziato Maccarao, che è del striking, l'ha iniziato a mettere nei circuiti suoi il venerdì. Ah, veramente? Sì, mo vedrai che succederà. Quindi si sono trovati bene. Sì. Il primo feedback è E il sabato lo sto facendo usare a diverse persone. Ora, quando torno, gli ho detto questa cosa che stavo dicendo io. Vai, fammi vedere che ci fai per la lotta, fammi vedere che ci fai per lo striking. E stanno uscendo fuori dei movimenti fighissimi. bello, cazzo. Stai creando una community. Community dei rastapazzi. A pensare Il che rastapazzi. un attrezzo italiano, tutto italiano, e fanno poi la In stessa America. gara negli Stati Uniti e tanta roba. No, è figo, è figo. Vedrai che roba. E poi tipo lavori, quelli in movimento sono belli, perché lavorano ancora di più gli stabilizzatori per la respirazione. Puoi cambiare tutte le posizioni. E qua c'è un lavoro di gambe bestiale. Eh sì, perché anche io con gli affondi, i lottatori fanno gli affondi in questa maniera. Poi quando prendi uno, è quello che dicevo prima, che ti avevo detto, quando uno prende una persona, non è come quando prendi il bilanciere che è dritto. La persona si muove, quindi quando tu metti Vero, simula un po' il corpo umano quella roba lì. perché si muove, quindi si muove. Se io Esatto. ti prendo, tu farai un movimento di difesa e di conseguenza io devo stare là e cercare di stabilizzare la posizione. Chiaro. Quindi con questa cosa è tanta roba. Io c'ho una curiosità adesso, Ale, ma c'è mai stato un periodo nella tua carriera che c'è un pre-integrazione che l'hai presa seriamente, un post, anche solo negli allenamenti? Cioè, tipo, così, come, seriamente? nel senso che come ti sentivi in allenamento, no? Magari il periodo che non seguivi una dieta, un'integrazione corretta. Cioè, quello che stavo non dicendo sentivi prima io. così tanto, cioè la cosa era così tanto marcata, la stanchezza, Se il tu vedi su repito. YouTube che nel 2000 io già postavo, nel 2007, 2008, 2009, ricaricavo con la pizza gentilina. Ci sta il video, non ho mai levato. Poi schisa caraway, Ma scusa, ma alla fine sono carboidrati, no? Sì, ho capito, ma no, la pizza davanti al coso e sta entra all'UFC il giorno dopo. Ma stai scherzando? Chi gentilini? Che io dico, se non mi portano i gentilini mi faccio la ricarica. Chi gentilini? Ragazzi, stiamo a parlare di follia totale, no? Minchia. E quindi in gara cioè, la sentivi la differenza da quando hai cominciato a fare? Ma certo che sì, ma non è solo in gara, pure il taglio del peso è differente, Ok. perché anche quando devo fare, che poi lo chiamo taglio del peso, rientrare in categoria, non chiamo Certo, taglio del peso, taglio del peso è altra roba. Rientrare in categoria è differente proprio a livello pure, cioè io giro, vado a fare spesa, parlo con la gente. Gli ultimi match proprio. Cioè, sono una folla, se no prima ero bloccato dentro e non mi muovevo più, sembrava uno zombie, uno che stava Chiaro, sembrava tipo quello di Filadelfia, come si chiama? Invece la Banderas. ricarica anche adesso il discorso della ricarica è tutto calibrato in base a come si sente, in base appunto a non crearli, non c'è anche quella foga di riguadagnare il peso tutto perduto, ma mangiamo in base alle sue sensazioni, a come si sente, come sta. Se non deve aggiungere un Aspetta, un momento, perché io non la so sta cosa. Cioè, in che senso in base alle sensazioni? Cioè, come funziona se lui effettivamente? se praticamente- Lavorate, ad esempio, per un mese devi mangiare questo, quello, No, negli quell'altro. ultimi giorni diciamo che il rapporto è assiduo, quasi pasto dopo pasto.
in base a come si sente lui emotivamente, è agitato, non è agitato, è andato in bagno, non è Perché emotivamente? perché l'emozione, comunque l'emotività Ti crea quel gioca, cortisolo, no? gioca un ruolo determinante, in questo caso sotto tutto l'asse ormonale, metabolico, tutto. Quindi anche tu pensa solo quando sei tremendamente agitato, molto agitato, in ansia, ti si chiude lo stomaco, È vero, o hai più sì. fame, cioè Sì, può sì, essere, sì, sì. può essere Chiaro. sensazione. Oppure c'è chi è molto emotivo che comincia con la dissenteria, oppure perché è stato troppo in taglio di peso, comunque Ma- cominciano a andare giù Poi ogni fisicamente. match è a sé, non sai mai quello che succede. Cioè, proprio quello che ha detto Alessio, ogni match è a parte. Uno dipende come ci arriva, e in quel caso lì interveniamo. A volte mi poteva dire che mi va solo questo e non lo impongo di mangiare di più. È questo il discorso, che navighiamo a vista. Alla fine proprio navigare a vista in base alle sensazioni, e lui arriva su che non è ingozzato. Cazzo, interessante sta appesantito. cosa. Non pensavo che anche il fattore psicologico influenzasse No. comunque il fatto di cosa Pensa devo mangiare, all'appetito. cosa. Pensa Sì, al discorso anche vero. dell'appetito, la digestione, ti si blocca la digestione perché sono agitato. Sono agitato, l'intestino comunque ha una motilità diversa, c'è chi diventa stitico, c'è chi inizia ad andare in bagno ogni 2 secondi. Lì bisogna geccarla un po'. Ma domanda, Doc, adesso ti faccio una domanda, magari potrà confermarla o smentirla Alessio, ma ti è mai capitato di ciccare magari qualche dose qualche volta? Che veramente hai fatto venire un attacco di cagarella a qualcuno? No, non lo so, nel però mi viene in mente sta cosa. Nel senso no, Mai capitato? perché Sempre... perché tendo a mantenere una certa lucidità e andare un po' al risparmio più che ingozzare, o comunque dare anche nel fatto di certi pesi magari ridotti dove c'è No, un però calo. voglio dire questa cosa. Una volta ad esempio c'era un integratore che a me mi bruciava un pochettino, lui subito ha detto non c'è problema, prendi quest'altro. Ok, sì. C'era un integratore Si che, lavora che, anche su quello. che a delle persone c'aveva del peperoncino, penso che c'aveva e quindi a gente poteva dare fastidio, ma lui me l'aveva detto all'inizio, fammi Ok. sapere, mi dà fastidio, prendi questo. E quindi si cambia, quindi prendete un'altra strada. Però appunto è un discorso che diciamo anche sul potenziale, in quel momento lì la dissenteria piuttosto che Certo. diciamo che rischi di compromettere una preparazione. Minchia, magari 7 mesi di preparazione, arrivi là e c'è la cagarella. Dici, Che già uno a proposito... che uno è suscettibile, che poi se uno arriva da un periodo di dieta estremo, che è già debilitato, magari scaricati i carboidrati di brutto, tu ne butti dentro a quintalate dopo, certo. è a rischio, è una Ok. roulette russa. Ok. È una roulette russa, che l'intestino dica Certo. Quando vai a fare tipo anche, tipo che ne so, e questi sono bestiali. Questi ti ammazzano come i batti. Questo lo puoi mettere, sai per cosa? Per battere il parquet questo. Per battere i tappeti. Anche i tappeti, bravo! Unire l'utile al dilettevole. E poi pure sia quello che hai fatto prima e quello adesso, che io adesso ho freddo con la spalla, però quello che No, hai fatto, no. anche quello che hai fatto adesso e quello che ha fatto prima. Noi usavamo la mazzetta. Sì, certo. Invece qua tu non c'è bisogno No, niente. non rompi niente né la parete e né qua, senza aver ferro e la ruota del camion che ogni volta per rimediarla già dove ce l'hai una ruota del camion, che ci Ma devi poi fare? dove cazzo la metti una ruota? Ma poi c'è un problema che non sono in Pesante. tanti, le ruote assorbono sempre lo sporco, i freni e tutto, perciò rimangono chimicamente dei prodotti molto nocivi. Quindi pure questa cosa io non anche la sapevo. E poi l'altra cosa, questa già ci si possono allenare tanti atleti insieme. Sì, sì, Bravo. questo 5 a per 1, quello 5 a un altro, che 5 a un altro, già fatto. assolutamente, anche che lanciarsi di quella. Il core lavora tanto, sempre quello che abbiamo detto, proprio qua tutti gli atleti cercano di cercare il movimento del core. Qui parti da quello e poi fai altro. Perciò sta avendo sto successo, fortunatamente, anche non me l'aspettavo, però così, e grazie sempre ad Alessio perché è stato lui a me. Io ho spingere. detto, No. io ho detto solo da farlo perché lui, essendo una persona riservata, ha detto no, vi faccio per me, amici, ma che fai per te? Ma fallo padre, che fai? La tana dei tigri, ti tieni che i segreti sono per È te. stato il primo a credere nel tuo progetto, senpai. L'avevano provato anche altri, per lui a un certo punto mi ha detto o lo fai e mi ha pure detto se hai bisogno ti aiuto io, cioè è stato un signore anche perché so che me li rideresti subito, perciò parliamo di una persona di uno spessore umano di un altro livello. Lui ha creduto realmente, fa non stai scherzando, questo deve viaggiare, deve uscire da qua dentro. E anche ce n'è altri, io spero che mi mette in giro Quelli quelli arrivano dopo, dai. Gli altri. Gli altri non li so io, quelli E cazzo tutte le No, ma prese, stanno là, le Quelli prese cazzo per sono? le mani. Ah, no, ok, li ok. hai provati. No, di lavoro tanto. Questo era quello più Sì, questo è proprio potenziale enorme, perché realmente poi
Se hai tante trecce, come dico Allora è io, modulabile, quindi Sì, uno non ti può serve anche una palestra. comprarsi una treccia il mese dopo, no? Per dire, mi compro altre 2 trecce quando ho la Cioè, ti faccio un possibilità. esempio, lo attacchi- Aumento i carichi di lavoro. lo Non è che attacchi cambio all'elastico, l'attrezzo, no? ora. Ti è mai capitato, Ale, qualche cosa particolare? Cioè, non so, a me viene sempre quest'ansia qua, dico, metti che stai combattendo il match della vita, stai per entrare cioè stai proprio per andare al match a combattere e minchia ti viene, che cazzo ne so, cioè... No, adesso come funziona il corpo umano. E lì che cazzo è? Non c'è tempo per andare, cioè te la devi tenere. Ti dico una cosa che è verità questa, sia chi va in missioni e chi no, fanno svuotare prima le viscere. Ok. Perché riesci a essere più concentrato senza che va su quella parte. Cosa vuol dire? Come, Che ti dicono di andare al bagno. Quindi di conseguenza il corpo già lo fa di suo. Infatti i piccioni quando hanno paura, visto che fanno? Quando scappano. no, Ti cagano la macchina, ti cagano Ok. dappertutto quando scappano. Perché svuotano e sei Quello è più un piacere, però, non è- ma non è sei che più- c'ho paura. Sei più reattivo, sei più, non so di attività Ok, questa. Sei, ok. più, veramente, sei molto più reattivo, sei meglio. Quindi questa cosa, fai conto che già il corpo umano già te la fa di suo, quindi in teoria già vai te di tuo. E poi quando entri lì difficilmente stai appesantito, a meno che veramente non hai fatto delle cose esagerate la mattina. Ok, ho capito. Ci può essere stato qualche caso, ma a meno che non stai No, magari influenza. hai ciccato magari un po' il reintegro, ha risposto male, cioè ci possono essere casistiche, no? però cioè non sempre, tornare- non sempre la matematica, cioè tu lavori con la matematica, no? Sul corpo umano, quindi sulle dosi, sulle cose. No, sull'essenza, che è diverso. Ok, Conoscendo in particolare magari i soggetti, lavori col feedback. ok, capito. E quindi avendo un certo tipo di conoscenza magari del come funziona il corpo umano, però ogni soggetto Però- non è applicabile una Guarda, è la regola stessa uguale. cosa. c'è sempre una Aspetta, variabile, no, è la momento. stessa cosa della preparazione atletica. Ok. Se il preparatore atletico fa tutte le stesse cose ad alto livello, non va bene, perché la preparazione atletica è come, io dico così, come la nutrizione, ok? E deve essere fatta come il sarto. È il vestito essere- su misura. Ok, poi Perché ciascuno- quello che va bene a me non può andare bene a te. Abbiamo fisici diversi, metabolismi Infatti diversi. inventano delle integrazioni che hanno stimolanti e altri meno stimolanti. Chiaro. Stessa cosa è pure la preparazione atletica, c'è chi ha più bisogno più di forza e chi ha più bisogno di resistenza. Se tu tutti ti alleni sempre uguale è sbagliato. Devi fare, questo so per il professionista. Sì, chiaro. Ok. Devi fare il disegno, quindi il vestito Su di te. Poi la linea guida, quella va bene a tutti, però la linea guida stiamo a parlare di gente che non fa questo come lavoro. Come lavoro. Sì, non c'è una regola matematica, specie in quei giorni lì totalmente sensibili. In generale non c'è. No, ma perché la il mio dubbio, soggettività. sai qual era, Doc? Il mio dubbio era che, ok, a livello matematico magari dici le dosi e anche a livello di sensazioni ci può stare che hai lavorato su quello. Una risposta lo Però devi non sai mettere in come, conto della come- risposta come mi sono svegliato quel giorno. Certo. C'ho il giorno della gara. Ah no, minchia, l'imprevisto. No, ma l'imprevisto, oppure succede qualcosa, uno per mille motivi si altera. Litiga con la ragazza. Si automaticamente incazza non riesce a mangiare bene, integrare esatto, bene. può succedere anche queste cose. Allora si tappa, chiude nello stomaco, non gli ho più da mangiare. E allora anche Chiaro. quelle sono tutte situazioni da dover affrontare. E lì È lì che vedi il vero campione, come sì. se la cava. Sono molto facili. Quando sono difficili, difficili, quanti quindi. riescono a uscire da una situazione di merda? Abbiamo parlato È importante comunque, magari se ne può parlare o in un'altra puntata o qualcos'altro del genere, però il discorso che abbiamo fatto prima meriterebbe un capitolo a parte Ok, sulla per quanto gestione riguarda- del prima di salire. Sì. Panico, come Ok, diceva Alessio, sì. ha fatto un'osservazione che meriterebbe un capitolo a parte, di come il nostro sistema faremo, lo nervoso, faremo. lucidità, il mantenere la lucidità, il fatto di avere la glicemia, comunque una glicemia costante, di avere un sistema nervoso reattivo ma allo stesso tempo che sia lucido, che sia sufficientemente tranquillo, un'alterazione, un battito controllato. Questo è un discorso Ok. che secondo me merita un... Lo faremo, Doc. Basta che mi dai l'ok e noi ci vediamo e registriamo per i ragazzi. Tanto Volentieri. vi piace ascoltare un po' di cose, diamo nozione, poi soprattutto sono gratis. Che ragazzi, chi cazzo vi porta contenuti gratis così su internet? Lo facciamo per abbonati per il prossimo. Perché è solo lo svuotamento dei visceri, È vero, è vero. è fisiologia, Tra l'altro stavo vedendo, hanno inventato un macchinario che con un tubo sta andando di moda adesso per fare lo svuotamento proprio delle viscere. Oh, e sta girando il trend adesso, fanno sti cazzo di reels dove vedi proprio
la roba che esce proprio da sto tubo. No, ma no. Cioè, te lo giuro. No, questa è un po' la roba più naturale. Sì, pensavo fosse una roba così, tipo quella, che la tecnologia è andata avanti pure su quello. Il corpo umano sa come comportarsi. Ok. Metti la wild perché 2 elastici. Logicamente gli elastici mettete sempre le sicure, ma metti lì, lo porti in trazione. E questo cosa serve? A lanciare le persone indietro? No, quello per tutto il corpo. E poi ha simulato, questa simula pure la setback. Quindi questa te la puoi mettere sopra e ci fai gli affari. Questa non si rompe. Nell'MMA non simula quella tecnica che lanci Questa è una all'indietro, la proiezione schiena, la anche. proiezione. Tutta la parte del corpo. Qui ci fai allenamento che dà paura. Cazzo, geniale. Questa è una proiezione. Tu prendi la persona e la proietti così. Quando ti sei allenato con un metodo del genere, la cosa buona qual è? Che anche la wild non si rompe. E te ne dico un'altra, questa qui, molti usavano la sandbag e se tu ci vai a correre, ti faccio un esempio, è una simulazione facile, Sì. facciamo 5 km di corsa con questa che ti porti dietro, arrivi sui 5 km, ti fermi, apri e ti inizi a lavorare, richiudi e ti rifai 5 km Assolutamente. di ritorno. Sì. Quindi non è solo magari i setbag che devi portare È comodo anche, la sì, setbag e poi devi portare a parte gli elastici e poi devi portare a parte Anche perché diciamocelo, anche la comodità comunque serve, cioè c'è bisogno della comodità, questo è molto comodo, cioè tu pensa magari portarti tanti pure in attrezzi, hotel. uno vuole andare ad allenarsi magari. più che ne so, da comodità, qualche lo sai parte. che ti dico la parola esatta qual è? Efficacia. Sì, anche. Quindi è sì, ancora meglio, perché se tu prendi questo ed è efficace, che ti sposti, io ti faccio un esempio, letto dalla camera, boom, o sposti, è efficace, capito? Certo. Ecco, il comodo per me però è efficace. Giusto? Certo, quella è la cosa più importante. C'è un mondo proprio che puoi andare a creare con il Rasta Power, perciò poi la Wild, la Centurion, Libero, gli elastici che ora mettiamo anche in commercio, però tu non sarai il link in bio. Basta ste marchette, senpai, che cazzo. Cazzeggiamo, sapete. E poi la cosa più bella è che è un metodo italiano. Io a oggi ancora non l'ho trovato un attrezzo che abbiamo creato noi italiani. No, vabbè, niente, solo... Attrezzo proprio da funzionale io ancora non lo sto cercando, ma ancora non l'ho trovato. Il mandolino. Però che abbia avuto un successo, un'efficacia, poi di invenzioni ne abbiamo fatte tante, tutti. Però sta dando risultati, chiunque chiama e scrive dice cavolo funziona veramente, e questo è sempre grazie all'Alessio. No, questi poi... Però Ale, renditi conto anche che arriveranno comunque dei commenti da parte del pubblico e diranno però il mio maestro ai miei tempi ci allenavamo in un'altra Pure io mi maniera." allenavo, anch'io mi allenavo col corpo umano e anche nella lotta si allena il corpo umano, fai le scale con uno sopra. Cioè, che vuol dire? Certo. Diranno Andiamo- poi ci inventiamo ste cose per allenamenti, per quando in realtà basta veramente fare o sparring o alzare i Basta una manubri. pietra, tu te ne vai nella Certo, montagna, prendi la certo, pietra, la sta lì. rompi, ne prendi un'altra, la rompi. certo. Lì basta, è un discorso proprio. sbagliato. Cioè, non ha Evolversi senso. nelle cose Ecco. e essere efficaci. Quindi la cosa che abbiamo detto, Sì, poi no, ma sport da per mettere le combattimento. mani avanti, allora se intanto Alessio Sacara, che viene comunque ha visto tutti i metodi di allenamento, no? da come erano all'inizio, e c'ha la mentalità aperta per una cosa nuova, perché non dovrebbero avercela altri che non hanno mai concluso un cazzo? Cioè quello che voglio dire, no? Perché la gente rimane sempre così, gli piace Perché il c'è loro. gente che combatte la sagra della porchetta, poi no, ma ai miei tempi sì, ma dov'eri? Cioè, sempre là eri. Io sono sempre un po' umile, perciò già il fatto che una persona come Alessia, già che mi sia amica, ancora non capisco perché. Che poi Perché sei utilizzi. amico del senpai? Perché se c'ho voglio c'ho sapere. problemi lo chiamo e lui viene al posto mio. Capito? È questa la cosa. Perché se lo chiede da un È sacco questa. ogni volta che ci vediamo, ma io non capisco perché Alessio Guarda, Sacara te lo spiego in poche parole, perché delle volte, anche se fai città differenti, ok? Vite differenti, però poi che tu unisci la linea guida di certi valori, quello che unisce le persone. E il valore di una persona è quello che unisce una persona. Poi puoi fare cose proprio opposte, che non c'entra niente. Ora sì, molto vicini sport da combattimento, ma il valore è tutto. Chiaro. Sei contento della risposta? No, finalmente hai cavolo. trovato la risposta Sì, sì. in questo video del perché Alessio è tuo amico. No, è quello. Puoi pensare che a me il fatto. Io ci credo all'Italia, ragazzi. Ci credo tanto. Leggio ci ha fatto dall'altro il che a bandiera il tricolore che ora ha aperto dei al campi di club. paddle, pickleball lì e c'è la bandiera italiana. Sì, Cavolo, dobbiamo fare le cose belle però. Certo, Ecco, sì. basta gli stereotipi su di noi. Possiamo, se vogliamo e ci uniamo, possiamo cambiare tante cose perché abbiamo una fantasia, abbiamo coraggio, non ci arrendiamo mai, però non dobbiamo arrivare sempre a fondo.
un po' prima, La mia domanda, un po' più uniti. la mia domanda Ale, adesso è in America, tu che ci stai lì da tanto tempo, Sì. hanno una mentalità più aperta per quanto riguarda apertura mentale per nuovi metodi Loro di ce allenamento? l'hanno tantissima, perché ogni volta vedono macchinari nuove. Cioè tu la noti questa differenza rispetto all'Italia? Tantissimo, comunque? non so chiusi, ecco perché poi stanno avanti su molte cose e partono molte da là. Perché se gli piace l'idea e capiscono che veramente funziona, loro l'appoggiano. Chiaro, certo. Loro l'appoggiano. E questo è il bello, no? Che delle volte noi ci arriviamo dopo e non capisco il perché. Spendiamo due paroline anche sul Rasta Power adesso che mi interessava parlarne, Ale. Tu sei stato uno dei primi a provare il Rasta Power, l'invenzione del Senpai Luigi. Cioè, qual è stato? Voglio qualche feedback da parte tua su cosa ne pensi di questo attrezzo per il mondo, ovviamente parlando nel mondo del professionismo. No, io questo parlo non solo un professionista, Ok. anche chi è che non è professionista, perché non è difficile da usare, che uno pensa magari il bilanciere, molta gente nel CrossFit, il primo giorno si entrava, molti infortuni perché devi avere la tecnica per sollevare il peso nel bilanciere. Chiaro. Qui certamente i movimenti devi essere già un atleta, ma non un atleta ad altissimo livello, devi essere uno che già sa conoscere il corpo come funziona, che hai fatto un po'. Sai che si sa muovere. E impari determinate cose e la cosa che uno non riesce a immaginare, che fa tantissimo, è il fatto dei stabilizzatori che tu devi mettere in atto quando ti alleni. È come quando dicono a lei: ma perché tu ti alleni scalzo delle volte? Ok, è importante allenarsi scalzo. Certo. E a prescindere se tu con Rasta Power ti alleni scalzo o non scalzo, il fatto sono separati, no? Chiaro. Le corde sono separate una dall'altro, il movimento fa sì che tu già stai mettendo in atto dei muscoli che il bilanciere magari non te li mette in atto, no, certo. o altri attrezzi non te li mettono in atto. Anche solo che tu prendi la corda e Ma vedi più che la altro in sicurezza. Cioè, in sicurezza, perché vabbè, quando c'è logico. un bilanciere non c'hai 20 kg sopra, sicuramente ci avrai No, molti. poi te lo ripeto, il bilanciere Sì, devi sì, imparare no, la chiaro. tecnica, se no, puoi fare certo. determinate. Ti spacchi la schiena, Ti che spacchi la schiena. veramente basta pochissimo. Qui anche se metti che lo fai sbagliato, ma i movimenti non sono difficili da imparare, ok? Ma anche se lo fai sbagliato non è che ti spacchi la schiena, perché c'è un determinato peso che puoi mettere, ok? In più, lo ripeto, metti anche i kettlebell, no? Uno. Sì. Tu te lo giri intorno, è la stessa cosa ma i stabilizzatori. Però qui quando si mettono in atto diversamente 4, 5, 6 Esatto. corde, Hai un peso diverso in base alla posizione Certo. dove si trova. e quindi è molto più complicata come cosa, in modo semplice ed efficace. Quindi questa è la prima cosa che ho visto Sì, sì, che sì, ci ha... E tu sei stato uno dei primi a credere proprio in questo progetto. Cioè, Senpai. subito. Me lo Ho raccontò detto ai tempi. come in altri che lui ha Sì, sì, nascosto sì. nel cassetto, che poi tirerà fuori, io dico sempre, come altri. Ma arrivata questa roba che sto dicendo, altra cosa efficace, questa è la prima, Sì. a differenza degli altri. Oltre che la puoi usare dove ti pare, Certo. senza rompe niente. Certo. Ok? Quindi Certo. qui non rompi niente, la puoi usare dove vuoi. E a livello di prestanza, che noi vogliamo, se ce la vogliamo proprio di tutta, a me piace gli atleti quando sono allenati su tutta la parte del corpo. Ok. Quindi con questa corda, anche solo che tu possa allenare i muscoli della mano e dell'avambraccio, che con le altre Certo. cose non Per la puoi fare. presa, per il... Sì, sì, Perfetto. sì. È un plus, ok? Soprattutto poi se fai sport dalla box, MMA, judo, lotta, questo è un plus, ancora di più, Chiaro. ok? Però è sempre Poi bello alla anche fine, vedere un scusami, uomo che fa funzionale ma c'ha pure un bel avambraccio. Si tratta comunque di colpi, no? Sport da combattimento sono pugni che arrivano, Sì, certo. devi avere una bella presa. Questa, la cosa della presa, no? Comunque ti aiuta anche ad avere una certa solidità e per non farti male. Diventano i fat grip quando metti sul Chiaro, bilanciere, esatto. questo già ce l'ha di suo. Già ce l'ha di suo, è vero? C'ha già di suo. lotta a terra stessa, no? Anche per il judo, per il jiu-jitsu, per la lotta No, ma stessa. anche per la box, i movimenti del box, anche quando tu lo lanci. Per la- Io parlavo appunto sulla Sì, presa, tutti gli ma sport- questo è applicabile a 360 Chiaro, gradi, chiaro. perché è importante, comunque tutto parte dal Per me, ad esempio, Tutto parte dal core. E Dal quindi quello core, che sì, dicevamo sì. all'inizio, lascia perdere poi che stiamo andando sullo specifico, ma già che parte dal core, io ti dico questa cosa dei stabilizzatori, che Certo. e già uno vince, perché c'ha un plus in più di altre cose che le puoi fare lo stesso. Cioè se io adesso prendessi, ho detto il kettlebell lo faccio, certo, ma non è la stessa cosa di quando c'è più No, corde, capito? chiaro. Io devo dire la verità anche a livello italiano, perché momentaneamente è una cosa piccola, si fa qua dentro, lo si fa realmente a mano e tutto, però sto avendo un anche l'Italia mi sta dando una grande risposta, lo stanno prendendo da tutto il mondo, proprio da tutti i paesi. Questa è tanta roba. Ed è una cosa Perché poi vedono che è particolare. efficace. Sì, ed è bello, però devo dire che stavolta l'Italia mi sta rispondendo, mi sta onorando, io non lo merito, però so che non è una bugia.
perché se piace ad Alessio, ragazzi, ovviamente. No, ma non c'hanno... Se ci sono tutte le persone comunque che io la la stanno prima utilizzando, domanda che professionisti lui che la non se la utilizzano. ricorda sicuramente. Dipende, perché La prima domanda che gli feci, faccio: ma è una minchiata sto coso, vero? Ma chi Non stai- serve. Lui fa, che stai a dire? Stai a dire? Perché No, per me Ma era, chi cioè, stai- sai, è sempre tuo figlio, dici, per me è bellissimo, però ditemi la verità. Lui fa, ma vedi che impressionante. sto- No, non è vero, è vero. E io la prima... chi lo prova è vero. Sì, sì, Cioè sì, non è sì, che lo sì. sto di così, chi lo prova è vero. È troppo via sta. Meglio del giubbino zavorrato, quindi. Ragazzi, posso dirti una cosa? No, ma ti posso dire una cosa? Per tutti quegli amanti di giacchetto zaurato, che va benissimo, è cosa sul primo, io c'ho sempre, io ci andavo a correre. Fate sto plasma, quindi provate quello che veramente dico. Prova certo, tutti e certo, due, certo. poi vedi quanto è più comodo e quanto riesci a fare determinate cose. Perché poi il giacchetto zaurato che fai? Una volta io avevo pensato, uno lo chiude, A me è poi durato ci alleni. 2 mesi comunque quello. No, però t'allena, lo Strappato. chiudi, t'alleni. Qua una volta che tu ti sei fatto la corsa, il giacchetto zaurato lo prendi, è sudato, butti per terra, che poi fa, lo sollevi, qua ci fai tutto. Quindi continui l'allenamento, capito? Vero. Ecco Calcolate perché- che ce l'ho messo da più di un'ora. Cioè, fai quello che vuoi, non ti crea. E poi il discorso bello quello, ti porti la cinghia, lo smonti, bam bam bam, ci fai le altre cose. Cioè è un sistema, ecco, è un sistema di allenamento, è un metodo. Metodo, è Però figo, metodo è lo stiamo perfetto. creando noi italiani, infatti anche ai ragazzi dico, se inventate qualche movimento dategli un nome, rimarrà quel nome, perché io non voglio pensare che sia mio e basta. Sì, l'ho inventato io, quello è vero, però mi piacerebbe una cosa più, cavolo, unirci l'Italia. Anche perché molte cose magari non è che riesci a vedere tutti i movimenti di No, tutti i sport. assolutamente, Infatti quando abbiamo fatto di Joshua ha fatto quel tipo di Bellissimo quello movimenti di Joshua. che lui se l'è messo e la cinta se l'è messa Sì, sugli l'ha messa avambracci e ha sugli avambracci, girato ma e per quello è lavoro. figa, capito? C'è gente che magari può usare delle cose che sono molto fighe. E se vi piace tutto, ricordatevi che grazie a No, Alessio ma che Saccari io ho No, detto io ci tengo. io ho solamente detto devi Sì, divulgare, se no non è giusto che la tana dei tigri rimane. Ho detto questo, che tanta roba. Vero, vero. È tipo un laboratorio di esperimenti qua Quello devi dentro. essere. Le cose devi Cioè qua rimanevano tutte le cose nascoste, Sì, sì. un pupo, un piccirido, tutte le robe ce che n'è c'ha tanto. dentro e non le vuole far vedere. Ha una mentalità da marzialista, no? Sì, ma tu figurati che anche il dojo non lo apro, cioè non Solo così. per i nemici. No, i nemici sembra porta aperta. Sempre la porta aperta. I nemici Anzi, se sempre voglio porta- ci vado pure io. Anzi, no, il viaggio me lo faccio, però se vengono e dimostrano valore gli pago il biglietto. Così Una minaccia ogni tanto così. No, giusto? ma è giusto anche. No, giusto però io sono che- cresciuto in Brasile, il valetuto chi parlava ti entravano con la telecamera dentro la sala, qua t'arrestano, no da fan video, va, già ti fanno da fan giro. Ecco, devo fare qualcosa da seduto, posso fare Da seduto. Da seduto la faccio. Vai, vai, vai. Anche perché io ho i video che mi allenavo da seduto quando mi sono rotto il ginocchio. Ma che è successo alla schienale? Io soffro di spondilodistesi. Siccome in questo periodo sono stato con l'aereo sono 12 ore, poi il treno, poi a me mi sfonda. Mamma mia. Spondilodistesi, e questo aiuterebbe tanto la spondilodistesi, non quando ce l'hai adesso in fiamme, perché per tiene il prevenirla corpo, magari. Ok. perché non ti devi operare. La spondilodistesi devi tenere l'addome compatto in modo che non scivolate più Ok. la vertebra, capito? Doc, Ok, ce la fai? questi sono buoni, Doc. Questi sono Si buonissimi. possono mangiare? Uno. Ma come uno? Io mi dassi 5. Ma ne ho mangiati 3 e ancora c'ho fame. Erwin. Poi la genialata secondo me è proprio il Che lo puoi usare ovunque. no, il Centurion proprio. Cioè sì, vai a ma lavorare esattamente, cioè non ti va a inibire quella che è la tua disciplina. Vuoi fare pugilato, schivate, torsioni, tutte queste Io ad esempio molte volte mi sono allenato in passato, ci sono i video col giubbino zavorrato. l'hai visto, no? Che merda. Guarda, salta, boom, boom, poi alla fine dicevo c'ho una vescica dietro la schiena, c'ho qua mi fa male, questo non salta, questo non fa niente, sta E là c'è il senpai Luigi si sta emozionando solamente perché hai detto questa cosa. No. È commosso. Però è No, vero. è la stessa cosa l'ho provato anch'io. Questo è Centurion. però è vera come cosa, Vero. quindi non è che A me sto faceva venire male ad esempio alle spalle perché mi oppure schiattavano le le vesciche spalle. quando vai a correre o fare le cose qua. È perché ti si strofina praticamente contro, ti sbatte su e giù e poi soprattutto lavora male sulla schiena. Io notavo un dolore sulla schiena allucinante. Invece dopo che qua lo togli- pare centro. Cioè Esatto. la forza si applica più in basso e ti tira via il limite appunto della colonna, le spalle a scendere. Chiaro? Poi oltretutto sottolineo il fatto, abbiamo parlato di core. Core non è inteso come il retto addominale. Il C.
per i marzialisti, il C. Diciamo che il core è un insieme, no? Che prende tutta la fascia, Certo. gli intercostali, Sì. parliamo di lombari, parliamo di glutei, parliamo di stabilizzatori, diciamo dall'alto al basso, no? E diciamo che tramite le trecce che vanno un po' dove hanno voglia loro, diciamo che è Movimento una forza irregolare. variabile, Sì. irregolare, il tuo organismo, il tuo sistema nervoso è impegnato E lavora a dover ancora far meglio. fronte appunto a stabilizzare Chiaro. quelle che sono forze non controllate. Ecco quello che è il plus del Rasta Power, il fatto di dover modulare a livello nervoso tutti i vari spostamenti e controbilanciare, e quindi sul sport da combattimento E va a simulare tantissimo quello che è lo sport da combattimento, perché in gabbia, Tutti. così come sul ring, è uno sport situazionale. Cioè ti trovi sempre Certo. magari non è che tiri il pugno dalla posizione precisa, Poi comunque basta che ne metti già uno, ti ha fatto la differenza dei movimenti che hai fatto prima. vero O cavolo, ne levi uno. Quindi. chiaro. Al contrario, ok. Sì, però facile da seduti. Poi non puoi, è vero che va bene integrazione, va bene tutto, è come se cambi il motore, ma la carrozzeria è rotta, no, te lo voglio dire, te lo voglio spiegare. Sì, ho la capito, carrozzeria ma rotta. è pur sempre una Porsche. Miracolo, non è che può È fare pur sempre una Porsche. Gabriele, capito, il motore però. Queste sembrano anche le rotazioni, quella cosa bella ti scappa, non succede niente. Non succede niente, se scappa non succede niente. Figata. Puoi fare bicipiti, puoi farlo sopra la testa, però evita con la spalla. Qual era quell'altro? Questo da seduto lo prendi dall'asola, ma lo passi all'altro braccio. Da qua no? Sì, sì. Fallo scorrere dietro, bravissimo. No, io la cosa che voglio far vedere dopo, lava un braccio come ti dice, perché già lo sento. Questo lo puoi fare indietro, così. Tutto dietro così. Tutto dietro, boh, così. E lo Vedi come tiene, guarda come stanno dietro, vedi come stanno dietro. Sì. E l'accelerazione quella. e lo spingi. Con la sinistra non lo posso fare, con la destra lo faccio. E poi lo puoi stabilizzare oppure puoi piegare il gomito e spingere col tricipite, ad esempio. E fai il lavoro doppio. E puoi fare sotto con gli addominali e sopra col tricipite. Ok. Dopo che fai così, capito? Lo puoi fare basculante, così c'è l'effetto negativo, come se lo lanciassi dietro. È già così. Perché il peso non è distribuito, è tutto aperto, perciò cambia totalmente l'impatto. Un altro lavoro bello da seduto, per esempio, che aiuta tanto, io ci ho fatto un anno, perciò uno. Questo per tirare le pizze, gli schiaffoni. Poggi qua e spingi. Poggi con Cambi mani. È tutta rotazione. Boom, 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 boom. Questo è come se fosse una mazzetta dritta, però mi dice, Sì, la fai dritta. Aspetta così e cambia mano opposta. e la prendi all'asola, così proprio con lo schiaffone. Boom. Ah, Poi parlate pizze di prima, no? bravissimo. Più là, bravissimo. Punta e aso, punta e aso. E parto subito. Boom, boom. E pure i ganci, questo. Sì. Certo, mo se mi parte un in faccia, no? Vedere efficacia della pizza. Mi fai le lenti a contatto qua. No, più che altro quando io mi sono operato al crociato, c'è sta il video che io mi sono allenato da seduto col bilanciere. Questo invece poi continuo a allenare. Ho fatto pure figure da seduto, facevo. Io un anno ho fatto proprio da seduto solo con Rasta Power quando sono stato male. Mi sedevo e basta. Puoi fare il tornado sopra, cioè alla fine sono un po' in forma anche da fermo perché. Ma anche un medico, un caro amico che l'ha comprato, un chirurgo estetico famoso di Roma, e aveva il tallone ferito, mi fa io ho fatto un anno con Rasta Power. Niente, mi mandava grazie. E per oggi ragazzi dal Rastamic è tutto. Hajime. Ah, sì. Hajime.